Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento una ricetta speciale e tradizionale, giusto per inaugurare il nuovo anno. Vi presento come preparare Osekihan. Letteralmente significa riso rosso, praticamente il riso rosseggiato con i fagioli azuki. Un piatto antico viene preparato per occasioni speciali. Per esempio, celebrare la nascita e la crescita dei bambini, quando i ragazzi diventano maggiorenni, ammissione a scuola, per laurea, per matrimonio, naturalmente anche per compleanno. Ma perché Osekihan viene preparato per i giorni speciali? In Giappone, fin dall'antichità, il colore rosso viene considerato un colore che stermina gli spiriti maligni. Il riso che usiamo per questo piatto è questo riso. Si chiama mochigome, riso per mochi, oppure riso glutinoso. Infatti è diverso dal riso che si mangia tutti i giorni, è quello per preparare il sushi. I chicchi sono tondi e corti, ma come vedete, confronto al riso per sushi, questo è il colore bianco trasparente, mentre mochigome ha il colore bianco intenso. Con questo si prepara i gnocchi di riso, anche i famosi mochi dolci che vi piacciono. In italiano si dice riso glutinoso, ma è sempre riso, quindi è un alimento senza glutine. Mochigome è riso pregiato. Penso che sia un motivo per cui va usato per questo piatto. Gli ingredienti sono molto semplici, ma vi avviso che la preparazione è un po' lunga. Esistono delle ricette facili usando la macchina cuociriso, ma oggi vi presento un metodo classico e tradizionale. Cuociamo con la vaporiera. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Questo riso per mochi avevo già lavato. Al lato destra allego il link del video come preparare riso alla giapponese. Versiamo l'acqua e lasciamo a mollo. I fagioli azuki laviamo velocemente sul collino. Poi li mettiamo in una pentola. Ora portiamo sul fuoco a cuocere. Quando comincia a bollire, abbassiamo il fuoco al minimo e cuociamo per circa 20-30 minuti senza coperchio. Dopo 20 minuti assaggio un fagiolo se cotto. Non è spappoloso ma cotto al dente. Per questa ricetta va bene così. La cottura di fagioli dipende da quanto sono nuovi e vecchi. In mio caso ci ha messo in totale 30 minuti. Togliamo dal fuoco e prendiamo 50 ml di acqua della cottura di fagioli che serve per dopo. Lasciamo raffreddare i fagioli. Scogliamo il riso che l'abbiamo lasciato in ammollo e mettiamo in un recipiente grande. Quando l'acqua della cottura di fagioli si raffredda, aggiungiamo nel recipiente. Poi versiamo abbondante acqua per coprire la superficie. Mescoliamo gentilmente.
Vedete, il riso ha preso leggermente il colore di azuki. Questo colore scuro è polifenolo. Particolarmente i polifenoli di azuki sono efficaci alla pelle. Ora scogliamo il riso sul colino. Prendiamo 50 ml di acqua dell'ammollo. Uniamo il liquido scuro di azuki e l'acqua dell'ammollo che l'abbiamo tenuto a parte. Questo composto serve per insaporire il riso durante la cottura. Facciamo sciogliere bene il sale. Oggi uso questa vaporiera di bambù. Prima dell'uso ho bagnato con l'acqua. Prendete una garza alimentare come questo. Anche la garza bagniamo con l'acqua. Strizziamo bene e stendiamo sul cestino. Mettiamo il riso sulla vaporiera. E copriamo con la garza. Mettiamo coperchio, portiamo sul vapore. Dopo 15 minuti togliamo un attimo dal fuoco ed apriamo il coperchio e la garza. Con l'aiuto di garza giriamo il riso da sotto a sopra. Poi spruzziamo il composto liquido con le mani sul riso. Ripetiamo questo passaggio 2-3 volte. Copriamo di nuovo con la garza e rimettiamo il coperchio. Mettiamo sul vapore.
Ora facciamo raffreddare il riso. Io faccio così: prendo una teglia e stendo il tappetino di bambù e metto il riso insieme alla garza. Facendo raffreddare in questo modo possiamo eliminare il vapore in eccesso e il riso diventa più asciutto. Secondo me, per conservare il riso nella temperatura ambiente, questo metodo è migliore. Adesso facciamo trasferire in un contenitore. Gomassio, che sarebbe un composto di sesamo nero e sale. Lo troverete nei supermercati e negozi di alimentari biologici. Altrimenti potete usare semi di sesamo tostati e fate una spolverata di sale sopra. Detta! Ora assaggio. Itadakimasu. Il sapore semplice di sale, ma masticando bene sentirete il sapore di mochigome e azuki. Con l'aggiunta di gomassio sopra, dà un contrasto al sapore e il profumo. Il riso che ho usato oggi l'avevo preso in un negozio di alimentari coreani e giapponesi a Milano. Leggo il link del negozio. Se ci sono i negozi di alimentari asiatici nella vostra zona, provate a cercarlo. Se non lo trovate, tranquilli, c'è sempre l'Amazon. Ho trovato riso glutinoso sull'Amazon. Allego anche il link della pagina. Osekihan non è solo buono da mangiare. I principi attivi nutrienti che contengono i fagioli azuki, vitamine, zinco, ferro, calcio e polifenolo. Possiamo consumare tutto con una ciotola di Osekihan. Se l'avanza potete fare onigiri ed aggiungete nel vostro ovento. Provate la mia ricetta di Osekihan, riso rosso con i fagioli azuki. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Mattane!